Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale da Michele. Caspita, ho appena caricato il video numero 86 e questo che è il nuovo video è il numero 87. 3 iscritti, ma ragazzi, non ci posso credere, ma grazie di cuore. Grazie veramente. Voi siete la vita del mio canale e io vi ringrazio veramente tanto. Allora, prima di procedere a farvi vedere sia il contenuto che il montaggio di questo nuovo numero, l'87, ci tenevo a darvi un piccolo consiglio. Facciamo un passo indietro, cioè al numero precedente. Andate a mettere il reattore. Questo perché? Perché dovete essere sicuri prima di andare avanti e chiudere tutto. Ricordatevi che io queste le ho solo appoggiate, non le ho pressate, per quello che vi ho detto nel video precedente. E mi raccomando ragazzi, i video guardateli tutti perché poi mi fate delle domande. A me fa piacere che mi fate delle domande, ma le risposte sono contenute nei video. Sono contenute nel video, quindi guardatelo il video. Durano tanto, lo so ragazzi, non è che non ne sono consapevole, ma vi ho anche spiegato perché e lo potete capire da voi che non possono durare 7-8 minuti i miei video per quello che è il contenuto degli stessi. Allora, torniamo a noi. Ricordatevi che se avete posizionato bene questo, il cilindro che contiene il reattore Arche, perché questo si può mettere in tutti i modi, sia sopra che sotto, ma l'unico modo più corretto è che la parte del perno sia più bassa, attaccata qua, verso il bacino e non dall'altra parte. Vedete? Ok? Quindi andate a posizionare il reattore Arca all'interno, quindi col pulsante, con la vite diciamo, ecco vedete, così ci spieghiamo meglio. Ci capiamo meglio. La vite la mettiamo sulla parte bassa. Andate semplicemente a inserire e poi premete dietro qui e guardate se lui torna. Dov'è? Qua. Vedete? Perfetto. Perché vi faccio fare questa prova? Vi faccio fare questa prova perché se avete montato male questo ed è incastrato, questo nel momento in cui lo andate a pressare rimane incantato e vi rimane acceso il reattore, ok? Un'ultima occhiata come è venuto, guardate che magnificenza, tutto simmetrico, guardate qui e guardate qui. Ok, ci tenevo a dirvi anche questo, è importante questo del reattore. Andiamo adesso al nostro numero nuovo che è l'87 ragazzi. Eccoci qua. Dopo aver completato la struttura del torace e gli elementi della schiena, quelli che abbiamo appunto fatto nel numero 86, è il momento di iniziare a montare i componenti della copertura anteriore di questa sezione del tuo modello. Attenzione che questo ci fanno sia assemblare i pezzi che adesso andremo a vedere e a montare, ma poi lo metteremo da parte perché dovremo montarlo nelle sessioni successive, ok? Andiamo ad aprire un bel pezzo grande, ve lo avevo già anticipato nell'altro video, è tutto di plastica, non ci sono problemi, va bene così, non lamentatevi. All'interno troviamo una serie di viti IP colore azzurro, indicano che vanno avvitate nella plastica e in più c'è la P. Andiamo subito ad aprire. Un piccolo consiglio: quando li aprite non fate uscire questi, vi spiego dopo il perché, cercate di tenerli qui. Per carità, se vi capita basterà andare a leggere dietro, ma così li avete già in ordine, ok? In ordine ovviamente per poi montarli correttamente. Quindi vediamo se ce la facciamo a non farli rovesciare, ce l'abbiamo fatta. Andiamo a vedere il grado di verniciatura che ha questo pezzo perché è uno dei più importanti, ci manca solo che l'hanno fatto male. Ma sono molto soddisfatto.
molto molto soddisfatto. Non vedo la benché minima imperfezione, un pochino qua, ma veramente ragazzi una polvere proprio, un puntino leggero leggero. Perfetto. Quindi all'interno troviamo la corazza pettorale, il bellissimo copri, bellissimo perché è trasparente, sembra un vetro, ovviamente in plastica, eccolo qui, la protezione del reattore ARC, allora stavo guardando, sì, ma non ci si può sbagliare, comunque connotavo questo, vedete che qua è più stretto e qua è più alto, comunque sicuramente non potremo sbagliarci, comunque è meglio farvelo notare e che lo abbia notato anche io. Eccoci qua, a questo punto lo mettiamo come in figura, cioè così. Allora vi do un consiglio, non seguite le scritte 87B, 87C, 87D, non le seguite, ecco perché vi ho detto non toglietelo da qui. Qui abbiamo L1, L2 e L3, dove il numero 1, sia sulla L che sulla R, quindi sinistra e destra, è la parte che andremo a montare più alta, cioè la più lunga, questa qui. Ok? Quindi prendiamo questi in questa maniera e ci dicono nel primo disegno di fare la parte destra, visto così, questa è la destra, visto di schiena. La parte destra ci dicono appunto di prendere la lettera R e andare a posizionare R1, R2 e R3. E allora io, che è molto più semplice, così non vi sbagliate, l'ho andata a trovare qui. Aspettate che lo cerco. Allora ragazzi, per capirci, quello più in basso sia dalla parte destra che sinistra, la parte più in bassa la parte più in bassa è bellissima. La parte bassa è il numero 3, il centrale è il 2 e il superiore è il numero 1, ok? Molto semplice così ragazzi, così non ne uscite pazzi a vedere la G, la F, la E. Guardate, 3, 2, 1, 3, 2 e 1. Andiamo a prendere allora, subito come ci dicono loro, la lettera R. Ecco qua la lettera R. Sono contrassegnati dietro. R1. Ok? E lo andiamo a mettere qui. Non abbiate fretta di inserirlo, perché rompete i pin dietro. Eccoci qua. Sarà correttamente inserito quando dietro vedrete che la plastica è uscita fuori. Qua un po' di meno, qua un po' di più. E poi la guardate di qua, perché è molto dura da inserire, quindi potreste magari non rendervi conto e lasciarlo un po' distaccato. Ok? Perfetto, ecco perché vi ho detto prima, non levateli da qui. Però, dovesse capitare che li togliete, basta semplicemente mettere la R da una parte e la L dall'altra, dove vi ho appena detto che questo è il numero 1. Stiamo montando la R, la parte destra. Andiamo adesso a prendere l'R2, che sarebbe ovviamente l'87C, ma io ho cercato di semplificarvi un po' il tutto, ok? Perfetto. E in ultimo l'R3 e abbiamo completato così il lato destro. Non serve colla, non serve niente perché
si attaccano perfettamente bene a pressione, quindi non vi escono. Ecco qui, questo è il lato destro finito. Facciamo la stessa cosa di qua, quindi andiamo a prendere l'L3, ricordatevi che l'1 è questo sopra, 2 e 3, quindi L3, vedete qui c'è scritto L3, eccolo lì. Il 3 va sempre dalla parte bassa, perfetto. Ovviamente il 2 è sempre centrale, sia a destra che a sinistra. Che bella, ma quanto mi piace, ragazzi! Che spettacolo! E c'è gente che si è lamentata di averla fatta, ma dipende come la montate, ragazzi. È bellissima. Ma non scherziamo, per favore. Ecco, vedete, infatti, vedete, è inserito, ma qui è staccato ancora, ci mancano almeno 2 mm, quindi devo inserirlo. Magari lo tiro fuori un po' di qua, così, perfetto, e lo inserisco prima di qua. Vediamo cosa succede. Non schiacciateli sulla punta perché li spezzate in due, sempre dove c'è il pin, il pezzo di plastica, ok? Eccolo qua. Andiamo a vedere se adesso ce la fa. Voilà. E questo l'abbiamo fatto. Questo possiamo toglierlo. Vedete, è molto più semplice se fate L1, L2 e L3. Ricordatevi, girata così, questa ricordatevi che è la R e questa è la L. Infine, e poi termino per quanto riguarda questo pezzo, ricordatevi L1, 2 e 3, R1, 2 e 3. Ragazzi, meglio di così che vi devo dire ancora. Ah, ecco, non ci possiamo sbagliare, vi ricordate, prima vi ho fatto notare che qua è più basso come spessore, qui è più alto. Non ci possiamo sbagliare perché qua ci dice appunto, mettiamo il pezzo così, e questo come in figura, ok, lo mettiamo così, ecco. Sto soltanto guardando come si presenta. Così, una mia curiosità. Ecco, non potete assolutamente metterlo così perché sbagliereste. Quindi ricordatevi, per capirci, qui abbiamo, lo so, è spiegato molto bene nelle istruzioni, ragazzi, sto guardando quelle anche io, però ecco, la parte con i fori, questa sulla destra, va messa in basso di qua, quindi in questa maniera. Però prima di fare questo, prendiamo le viti IP, eccole qua, perché attenzione, perché questa è molto delicata, è una plastica dura. Se stringiamo qua, spezziamo l'asola qui dove c'è poi l'inserimento della vite. Per evitare questo, fate così, come mi sono sempre permesso di dirvi, e andate ad avvitare la vite IP creandovi il filetto, senza olio, senza grasso, per carità, perché è plastica. Non esagerate ad andare fino in fondo, fate un po' l'invito. Guardavo lo spessore della plastica, così lascio fuori lo spazio per la plastica. Andate piano ad avvitare, piano, con calma, create il filetto e vi fermate, vedete? Io qua ho lasciato giusto lo spazio di questa che va imbattuta. Abbiamo fatto uno,
Non vi potete neanche immaginare come vi troviate meglio se fate questo, cioè la filettatura. Non romperete mai alcuna plastica così. Adesso mi si rompe tutto. Diventerebbe un video comico virale, proprio. Allora, perfetto. Se lo toccate dentro, poi ricordatevi di dargli una pulita prima di montarlo, quando andrete a chiudere l'armatura. Ecco qua. Andiamo a metterci adesso comodamente le nostre viti, le IP. E abbiamo finito anche questo montaggio. Ne puntiamo una. Ricordatevi sempre l'apertura facilitata del sacchetto, dito pollice e indice, sfregamento e lui si apre. Aspettate un attimo. No, attenzione, devo vedere una cosa, perché qui non mi combacia, quindi è vero che vi ho detto che deve essere sulla parte bassa il foro della vite, vedete qua è alto e qui è basso, ma è anche vero che se lo giriamo al contrario ci troveremo sempre il foro basso della vite e secondo me va girato dall'altra. Ecco, vedete, queste sono le cose che mi fanno veramente arrabbiare, ragazzi, guardate. Facilmente romperete questa plastica qui perché le viti IP che ci hanno dato sono superiori al foro a questo e non va bene. Non va affatto bene questo, perché questa plastica doveva essere precisa e farci scorrere la vite dentro. È qui che ci interessa che si avviti bene, ma qui no. Quindi andiamo a vedere se riesco a non romperla, perché non va bene che la fanno filettare qua dentro, assolutamente. Andiamo di qua. Ok, qua è passata, meno male. Ok, un attimo solo perché devo vedere a questo punto una cosa. Vi ricordate, vi ho detto, la parte della vita deve essere bassa, però se noi facciamo questo lavoro qui, anche di qua la vita è bassa. Uno. Sto cercando di capire in diretta, ragazzi. Allora, perfetto ragazzi, attenzione a una cosa molto importante, perché che lo mettiate così o così, dall'esterno si presenta sempre bene, ma c'è solo una maniera di metterlo correttamente, ed è quella di mettere appunto la parte più sottile di plastica, vedete? Questo spessore qui è inferiore a questo spessore qui. La parte con lo spessore più grande dovete metterlo qua. Sopra, dove ci sono questi due fori, ci va la parte più sottile. Non vi sbagliate? Perché si può montare sia così che così, ma solo così la parte corretta. La parte sottile va qui, la parte spessa, la vedete, è di sotto. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Andiamo a montare le nostre due viti IP e se tutto va bene abbiamo fatto anche questo video. Grazie per le iscrizioni, ragazzi, ma quando vi voglio bene veramente, va. Eccoci qua.
Se non vi fate il filetto come vi ho fatto vedere, facilmente spaccherete quella plastica bianca qua, anzi la trasparente, ve lo dico subito. Non stringetela forte, assolutamente ragazzi, non la stringete forte perché la rompete. Quando non si muove più e sentite che la vite non gira più libera, basta. Se fate un altro giro, e spezzate, rompete questa plastica. Ok, la svitiamo e la rivetiamo. Perfetto. Oh, ragazzi, a me piace, ma quanto mi piace. Andiamo a vedere una cosa sola. Sto prendendo l'altro pezzo, vediamo. Questo è qui, perfetto, e questo qui va poi messo qua, in corrispondenza ovviamente di questi due fori. Madò ragazzi, madò, ma che bella è, ma quanto è bella. Questa si inserisce qua dentro con un'unghia, eccola qui, questa si inserisce di qua. Ma quanto è bella, mamma mia quanto mi piace ragazzi, ma è bellissima. Accendiamo qua il reattore ARC, non si vede niente perché ci sono tutti i led accesi del Cubo Box. Ecco qua ragazzi, il montaggio è terminato. Michele vi saluta, vi ringrazia di averlo seguito, di supportarlo e di sopportarlo. Adesso procederemo con la seconda parte del video, dove farò vedere a chi è interessato tutti i contenuti, e oltre che le immagini anche darvi la possibilità, tutti i contenuti della rivista, del fascicolo, e quindi di poterveli far leggere se avete piacere. Andiamo a... È ovvio, non sta su ragazzi perché ci vanno le viti. Non ci sta su perché ci vanno le viti. Però è un pezzo bellissimo, bellissimo. Ragazzi, arrivederci al prossimo video. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Adesso andiamo a fare la seconda parte del filmato, come vi ho appena detto. E non dimenticatevi di iscrivervi, e non vi cancellate però neanche. Eccoci qua ragazzi, alla seconda parte di questo video dell'uscita numero 87 di Iron Man. Adesso vi do la possibilità di poter leggere i contenuti oltre che vedere le immagini. Buona lettura e buona visione, sperando di non essere l'unico a guardarlo. Prima pagina dei servizi, numeri utili. Qui c'è un silenzio totale, neanche la musica sono capace di mettere ragazzi, però molto onestamente, ma in biblioteca mica si può tenere la musica accesa ragazzi, no? Abbiate pazienza, eh? Dai, datemi ragione almeno qua.
Siamo arrivati a pagina 10 e 11, quasi finito. Ho superato i 750 iscritti. Mamma mia ragazzi, ma che emozione! Che emozione! Ragazzi, ma guardate che avere quasi 90.000 visualizzazioni totali e 750 iscritti con uno che non è neanche capace a fare i video. Ma sarà mica una cosa semplice, almeno dovrebbero darmi il premio almeno per quello. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine anche della seconda parte di questo video. Nella prossima uscita costruisci la prima parte del collo e vai ragazzi. Bene, è arrivato il momento di salutarci. Voi direte meno male, sembra che ci sia ancora qualcuno che mi stia guardando. Ragazzi, un abbraccio con tutto il mio cuore a voi e a tutti i vostri cari più cari. Grazie del vostro appoggio. Se avete dei consigli costruttivi da darmi, scrivetevi tranquillamente sul canale, che non ho che piacere nel leggervi. Volevo anche dirvi di iscrivervi al mio canale se al di là dei contenuti visivi, no? Nel senso che non so spiegarmi bene, non sono bravo a fare video, se ne accorgerebbe chiunque, insomma. Spero che però possiate apprezzare almeno il contenuto di quello che cerco di proporvi, per migliorare la funzionalità e la stabilità di questa splendida armatura, tenendo sempre presente che nulla è obbligatorio, perché è già bella così e ci mancherebbe. Quindi, se avete intenzione e avete piacere di iscrivervi, io vi ringrazio, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video e di dare un'occhiata anche alla mia playlist, dove potrete trovare qualche cos'altro, non tanto perché i soldini sono abbastanza assenti in questo periodo nelle tasche di Michele, e ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque di comprenderne appunto non soltanto le immagini ma anche i contenuti verbali. Ciao ragazzi, al prossimo video, arrivederci, un abbraccio da Michele.